Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video della domenica. Anche oggi senza intro, senza saluti finali e senza bloopers. Comincia a succedere un po' troppo spesso. Ho progetti paralleli che mi stanno impegnando il weekend, ma non mi piace lasciarti senza video. È comunque una cosa molto bella mantenere il filo con la community e poi io mi diverto moltissimo a fare i tarocchi. Oggi andremo a chiedere un qualcosa di veramente singolare agli arcani. Qual è quella cosa, quell'atteggiamento, quel tratto caratteriale, quella potenzialità, quel segreto che non stai vedendo? Che cosa non stai vedendo della tua vita o della vita in generale? Lo faremo con le nostre 3 varianti che ti vado a preparare davanti. Mentre ti preparo le carte oracolari, voglio ricordarti che il 18 maggio potrai conoscere Cronos, dove a Palaia, il mio paese, alla festa della birra. Mi piace partecipare a questa manifestazione, della quale peraltro sono uno degli organizzatori, una manifestazione che raccoglie i migliori birrifici del territorio, i migliori produttori, i migliori ristoratori e poi anche che propone giochi, tornei e anche della buona birra. E c'è anche Cronos che fa le carte. Andiamo a vedere che cosa non stai vedendo. Che cosa non stai vedendo tu che stai guardando questo video? Ricordo che il video è valido dal momento in cui lo si guarda. Mettiamo anche gli altri oracoli. Che cosa non stai vedendo? Della tua vita, del tuo potenziale, insomma, in generale, di che cosa dovresti prendere coscienza, cosa non stai vedendo. Mettiamo anche una carta dell'oracolo dei Celti. So che questo momento magari può apparire un po' troppo lungo, però è anche bello far vedere che uno non bara, che le carte le estrae veramente. Che cosa non stai vedendo? Poi magari se vuoi puoi saltare direttamente alla variante scelta. L'ultimo oracolo, perché stavolta abbiamo voluto abbondare, è la Sibilla Silson Lenormand. Sai quanto mi piace a questo mazzo che ripropone in chiave medievale il classico mazzo della Sibilla Lenormand. Che cosa non stai vedendo tu che stai guardando questo video? Di cosa dovresti prendere coscienza? Cosa non stai vedendo della tua vita o della vita in generale? Andiamo ad identificare le varianti, le ho già preparate. Spato d'Islanda per la prima, Fuxite per la seconda, Aragonite non burattata, quindi pura, per la terza. Ti do qualche secondo, se necessario stoppa il video, oppure magari torna indietro quando sono passate le 3 varianti in dettaglio. Vedi quale può ispirarti di più. Ok, io intanto inizio dalla variante dello Spato d'Islanda. L'orso, la chiocciola e il mirtillo, flora e il rinnovamento, l'albero verde ardente.
Qui parliamo di energie molto 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 forti. Si parte dall'Orsa, è una carta che mette in luce le qualità che una persona ha per esprimere la propria leadership, per dare il corso a degli eventi, per scegliere intorno al proprio destino, al proprio cammino. Insomma, è una carta importante per quanto riguarda la nostra affermazione, tant'è vero che qualora si parli di lavoro, realizzazione personale, realizzazione delle proprie ambizioni di vita, è una carta che è molto positiva. Tuttavia, un po' come il 6 di bastoni, anche se in realtà l'Orsa è un 10 di fiori qua, quindi tecnicamente sarebbe un 10 di bastoni, mi parla della inevitabile difficoltà ad affermarsi in quella che potrebbe essere una corrente contraria, una corrente di eventi, una corrente di pensiero, una via preimpostata di vita. E questo è un po' fra le righe il messaggio anche della chiocciola e il mirtillo. Tu stai per ricevere una gratifica, un rinnovamento, ci dice la carta di Flora, ma fai attenzione perché qui c'è in gioco il tuo concetto di libertà, libertà di espressione, libertà di movimento, libertà di direzionare la tua vita. Ora, proprio partendo da questi concetti, qui il quadro si fa non proprio, diciamo, facilissimo, però bello, perché comunque ti ripeto, qua sono carte che invitano a vivere con le proprie regole e attraverso i propri valori, e anche a sdoganarsi da quella che è un po' una trappola mentale o fisica che attorno ci è costruita da persone che possono apparire limitanti, se non addirittura possono apparire anche in buona fede fuorvianti, perché magari ci invitano, per quello che credano essere il nostro bene, a proseguire una via piuttosto che un'altra. Ora, al di là di questo, è interessante perché ci sono due carte in fondo legate al concetto di fuoco, ovvero il fuoco come calore della primavera, che appunto fa nascere le piante dalla terra, il calore del sole che richiama lo sbocciare delle piante, il rinnovamento della natura, il fuoco dell'albero verde e ardente, che è il fuoco inteso come focosità, come carattere, come tempra. Ora, qui ci dicono devi sdoganarti da una situazione che per te è o limitante o tossica. Non ci dicono ancora se questa situazione è mentale o fisica. Ora, per alcuni potrebbe essere veramente fisica, perché qua c'è una lumaca o una chiocciola che dir si voglia e il mirtillo, e quindi la chiocciola si porta dietro la casa, quindi le imposizioni mentali o fisiche di una storia familiare. E qui c'è un'orsa che può rappresentare, come il 6 di bastoni, anche il successo, ma le inevitabili invidie che poi seguono al successo. E quindi comunque mi fa propendere, ce la faccio a dirlo, più a un discorso di vita vissuta, quindi un qualcuno che forse in realtà si finge tuo amico, tua amica, finge di avere a cuore quella che è la tua via di vita, la tua realizzazione, la tua felicità, ma invece in realtà appena giri le spalle non ci perde un attimo a pugnalarti alle spalle. Quindi qua bisognerebbe secondo me fare un po' di attenzione alle persone che abbiamo intorno, però ti dico è una prima ipotesi alla luce di queste carte. Vediamo un pochino, per te che hai scelto la variante dello spato d'Islanda, cosa non stai vedendo? Per te che hai scelto la variante dello spato di Islanda, cosa non stai vedendo? Il cavallo di bastoni. Beh, vedi,
rappresenta un po' sempre quello che ti ho detto. Qui probabilmente c'è qualcuno che non è sincero con te, o sincera magari. Lo abbiamo chiamato prima ed eccolo qua, il 6 di bastoni. Il 3 di bastoni. Qui è proprio fisica la cosa, non è tua interiore. E l'asso di... Vedi, torna di nuovo il discorso del fuoco, sono tutte carte legate all'elemento fuoco, le carte di bastoni. E il 7 di spade su 6 di bastoni. La cartomanzia tradizionale ti direbbe pettegolezzo su situazione in via di consolidamento, quindi fai attenzione qua. Il giudizio, ed è un qualcuno che hai molto vicino, come amico, come amica, come confidente, come consigliere, consigliera. Fai attenzione. Il 9 di coppe. Allora, quello che a me viene da pensare qui è che tu possa avere una o più persone nel tuo ambiente domestico, lavorativo, amicale, perché il 3 di bastoni comunque è la carta delle associazioni, dello stare insieme, dell'avere uno scopo di gruppo comunque, quindi mi va dall'amicizia fino alla famiglia eccetera, dove vedi c'è una rivelazione. Sì, il 3 di bastoni è una carta che parla di comunità fondamentalmente, ma anche di improvvisi colpi di genio, improvvise rivelazioni, così come l'improvviso voltar la faccia a qualcuno, fai attenzione. Allora, torniamo un po' a quello che ho detto di questo 3 di bastoni con questo giudizio. Carte che possono parlare dell'improvviso rivelarsi di un qualcuno che in questo momento sta occulto, un po' buono o buona, diciamo, ad appoggiare o almeno a fingere di appoggiare con un 6 di bastoni quella che è una tua affermazione in amore, nel lavoro o dove comunque ti stai impegnando per riuscire. È interessante notare come un 6 di bastoni e un 7 di spade possano avere una grande continuità, laddove mi vanno a spiegare il motivo per cui una persona può essere invidiosa di un'altra, ma può allo stesso tempo fare un po' buon viso a cattivo gioco e lasciare al segreto quella che è la contestazione. Qui c'è un 6 di bastoni, abbiamo detto, che è una carta eccellente per il lavoro come per il lavoro su di sé. Qua c'è un 7 di spade, carta eccellente anche questa per il lavoro e per il lavoro su di sé. Però laddove il 6 di bastoni porta l'invidia delle persone o la gelosia, il 7 di spade ci fa capire il perché certe persone sono gelose o invidiose. Qui c'è una voglia di attenzione, una voglia di protagonismo, una mania di protagonismo che si vede sorpassata un po' da quelle che sono le tue qualità, e quindi la persona o le persone, ma qui secondo me è una persona, che appunto hanno un po' la tempra di questo cavallo di bastoni, quindi un qualcuno che fondamentalmente è un ribelle a prescindere, in questo caso un bel capatosta, ti viene a appunto lisciare il pelo davanti e a fare le corna da dietro, quindi è un qualcuno che fondamentalmente non è sincero con te o sincera. Questa cosa ti si rivelerà perché la persona non reggerà a lungo la maschera. Io penso che qua non si parli di coppia, qui si parla più di famiglia o di amici, quindi se hai una relazione, se sta nascendo una relazione, se hai una frequentazione, non è la persona a cui sei vicino o vicina, ma guardati bene dal dire che hai questa relazione, se ce l'hai, che hai questa persona se ce l'hai, o che hai questa frequentazione, perché le persone vicine a te potrebbero essere estremamente invidiose.
e potrebbero addirittura tentare con questo 9 di coppe di dissuaderti dal mettere in atto un cammino che per te è un cammino di realizzazione. Ora, la stessa cosa vale sul lavoro. Qui potrebbe essere un qualcuno che da una certa parte sembra avallare una tua idea, una tua ambizione, un tuo progetto, dall'altra in realtà preferirebbe vederti in un 9 di coppe. Il 9 di coppe è la carta della grande abbondanza, ma anche della mancanza di stimolo. Quindi che succede il 9 di coppe? Il 9 di coppe è come, per farti capire, se io dicessi non so leggere i tarocchi e tu mi dicessi ma come, c'hai 100 mazzi, come mai hai 100 mazzi e non sai? Ma perché in realtà non li ho approfonditi, cioè insomma un po' la carta di chi si perde nelle sciocchezze, nelle facezie, ma in realtà gli strumenti li ha tutti, perché poi ho i libri, ho i tarocchi, ho 30 anni di esperienza, eccetera, eccetera. Ecco, qui cercano un po' di stemprare la tua voglia di metterti in gioco, di farti, qui la persona o le persone stanno cercando di dissuaderti. Allora, a me viene da pensare, perché qui tu hai un cavallo di bastoni, che in un certo modo tu possa far comodo a questa persona, come valvola di sfogo, come consigliere o consigliera, come persona su cui buttare le proprie miserie, perché poi sai è facile buttare le miserie proprio sugli altri senza invece guardarle una a una e mettersi in gioco e tentare di risolverle. Però il problema è che questa persona in realtà non lo fa perché non sa veramente dove sbattere la testa, lo fa perché è più facile lamentarsi ed è più facile tentare di appoggiarsi a quella che è la tua grande energia, di fatto anche un po' vampirizzandoti, se mi permetti. Ora, se ti riconosci nella variante, perché ho blaterato fino ad ora e secondo me questa variante grandi variazioni non ne ha, qui è proprio una cosa a senso unico, qui è proprio un qualcuno che ci sta sfruttando come batteria, come pila. Quello che ti dicono queste carte è di ribellarti, vedi, di far valere la tua opinione e di non permettere a nessuno di cercare, non dico di condizionare, perché quello lo so che non permetti, ma di cercare di condizionare le tue scelte di vita, in quanto laddove tu dovessi trovarti bene sarebbe una tua vittoria, laddove tu dovessi commettere un errore di valutazione nel fare le tue scelte di vita sarebbe comunque un cammino con un insegnamento che tu puoi assimilare e anche gestire sia prima che dopo. Quindi in realtà qua c'è un qualcuno fondamentalmente che ha un po' di senso di controllo, ma perché? Perché fondamentalmente gli fai comodo come valvola di sfogo. Voglio andare a vedere se, anzi andiamo a vedere chi è questa persona, facciamone una breve descrizione. Per te che hai scelto la variante dello spato d'Islanda. Sette di denari, potrebbe essere una persona che mostra molto attaccamento al potere o comunque al denaro in generale. L'appeso, segno d'acqua, oppure una persona che ha a che fare con la psicologia, con la ricerca di sé, a volte con la cartomanzia, insomma qualcuno che indaga l'interiorità. La temperanza, potrebbe essere anche qualcuno che ha una tendenza un po' a sentirsi superiore agli altri. Fai attenzione, questa persona sta giocando sporco con te. La temperanza potrebbe anche rappresentarci un qualcuno che, ci sono un po' queste persone che si sentono difensori di tutti, un qualcuno che è un po' come se dovesse costantemente mostrarti con gesti, con parole, quella che è la propria presenza, un po' come se ti dicesse io sono quello o quella che comunque ti ascolta sempre, che non è vero un cazzo, non ti ascolta mai, parla sempre solo lui o lei. Quindi qui c'è una persona con molto ego, un grande ego, che probabilmente è anche in grado di manipolare perché comunque conosce le dinamiche interiori, ma che ha anche un conflitto con l'idea del trattenere. Quindi questa persona
in realtà più che limitarti per invidia ti sta limitando perché proietta un po' le proprie frustrazioni sulle persone che conosce, quindi è un po' la classica persona che dice non arrivo io, non arriva nessuno, nella vita, nell'amore, nell'amicizia, dove vuoi. E quindi fai attenzione a questa persona perché il gioco sarà quello di cercare di convincerti che una strada molto proficua e promettente in realtà non è per te, non fa il caso tuo. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dello Spato d'Islanda col libro delle risposte dell'oracolo. Pensa a una domanda, vediamo che cosa ti suggerisce il libro delle risposte dell'oracolo. Forse no, apri un'altra pagina e noi apriamo un'altra pagina. Per te che hai scelto la variante dello Spato d'Islanda. Una persona che hai conosciuto da poco si dimostrerà una grande risorsa. Allora, probabilmente qui potrebbe esserci, anche alla luce di questo, se tu hai chiesto in merito alla lettura, potrebbe esserci anche un qualcuno che magari stai frequentando, a cui ti stai legando, eccetera, e qui c'è la persona che ti vuole trattenere indietro perché ha capito che forse non potrà più esercitare il suo controllo su di te. È un gioco molto sottile, però lo fanno in tanti, credimi. La tentazione di avere comunque gli altri un po' come scaricabarile, un po' come persona sulla cui spalla andare a piangere, e quindi di controllare le amicizie, ce l'hanno in tanti. Io penso qui più amicizie, però possono essere anche situazioni di partnership o familiari. Quello che ti dicono è sdoganati da una situazione tossica che non è travestita da situazione tossica. Quindi cerca di riconoscere queste dinamiche e liberati da questo vincolo che probabilmente ti sta impedendo di esprimerti al meglio. So che ce la farai. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante della Fuxite, andiamo a vedere anche per te che cosa non stai vedendo. Vediamo un pochino. Qui abbiamo la trota e il mughetto, Cassandra, intuizione, il mondo interiore e il sole. Allora, sono 4 carte molto belle che secondo me qui fanno riferimento proprio alla sfera interiore, ma non è tanto per una carta come il mondo interiore, il quale appunto ci dice di scendere in profondità. Era uno dei 9 mondi della cosmogonia celtica, quanto perché c'è una Cassandra che è la voce dell'intuizione, ma tu sai il mito di Cassandra, un'intuizione che non viene ascoltata, e una carta come quella della trota che ci parla dell'ecosistema interno. Il sole è l'unica carta che delle 3 fa riferimento al mondo esteriore. Certo, il sole è una carta di felicità, di ottimismo, di chiarezza, di carisma, di fiducia in sé, di orientamento, insomma una carta che comunque volge in positivo la sentenza di queste 4 carte. Ad una prima occhiata potremmo dire non stai ascoltando le ragioni per cui potresti essere veramente felice, e sarebbe veramente una lettura molto importante. Sai che spesso in realtà noi non abbiamo la felicità perché non ascoltiamo veramente la nostra interiorità, una direzione forzata, una scelta forzata, ma non da altri, magari dal destino, magari dalla strada che abbiamo fatto, magari il vedere allontanarsi quelli che sono i nostri veri traguardi. Se non li ascoltiamo, se prendiamo appunto sentieri che non ci risuonano completamente, magari soffochiamo la nostra interiorità e la nostra vera felicità. Ma può voler dire anche un'altra cosa, magari la felicità l'hai trovata, quel lavoro che ti è stato offerto e che non hai avuto il coraggio di prendere, quella relazione che non hai il coraggio di aprire, quel passo che non sai ancora fare. Possono essere anche motivi per cui una felicità viene rimandata.
eppure è qui, è alla portata della tua mano, è un qualcosa che già la tua interiorità sta elaborando, la tua interiorità ha già iniziato a mettere il carburante nuovo e quindi ti dice: guarda, ascolta questo nuovo modo di far girare la tua interiorità, lasciati andare, abbandonati alla felicità, riprenditi ciò che nel profondo ti risuona, perché fondamentalmente qua è come se ci fosse una direzione forzata che può essere frutto di altre interferenze esterne come di autolimitazioni interne, ma che sta per cedere il passo alla grande felicità. Quindi forse qua ti dicono: dovresti vedere il classico bicchiere mezzo pieno. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della fucsite, cosa non stai vedendo. Tra l'altro il sole è associato all'asso di mattoni, che sarebbe l'asso di denari, quindi comunque proficua come situazione. Per te che hai scelto la variante della fucsite, cosa non stai vedendo? Tu che hai scelto la variante della fucsite. La temperanza, una frontiera da passare, oppure magari anche il fatto che un'energia superiore ti sta invitando a fare un passo. La torre, il fante di denari, l'eremita e Cronos che non stai vedendo, e sì, anche bello grosso, voglio dire, 1,90 di roba. Vedi, prima di estrarre questo fante di denari e questo eremita, io lo faccio raramente, però a volte stanno guardando entrambi in direzione della torre. È come se qui ci fosse un momento fissato che ha rappresentato per te l'alzare una barriera importante a quello che è lo sviluppo futuro. Un po' come quando si dice ma io 20 anni fa stavo con il tale, la tale, mi ha fatto talmente male, cazzo, sono passati 20 anni, vai avanti. Oppure quando si dice ma io quando lavoravo lì ero felice, ora ok, apprendi la lezione di quel lavoro, rimettila in moto, in virtù di quello che fai ora. Cioè è come se tu guardassi a un evento trascorso che ti ha segnato o segnata troppo in negativo, anche se la torre in realtà poi non dobbiamo sempre vederla negativa, e ora ce l'andiamo un po' a vedere con le carte di chiarimento sotto. Eh sì, vedi, questa può essere una delusione d'amore o una delusione profonda che ti ha segnato in passato, o segnata anche. Il 2 di coppe di solito è un motivo di festeggiamento, nell'80% dei casi è proprio l'amore, in altri casi è un trionfo che viene festeggiato, ma qui c'è una torre, quindi è come se un qualcosa si fosse inserito in una situazione che poi appunto ha dovuto cedere il passo a questo fante di denari, che può essere anche un matrimonio finito, con il fante di denari e anche un avvocato, che sì, tu devi un po' guarire da questa situazione. Può essere anche un contratto di lavoro non andato e che però per carità, comunque un trionfo che si è affermato. 2-2, un successo che poteva essere un successo, ma in realtà è stato un successo parziale. L'asso di denari, ti sposi Cronos, povera te. Allora, diciamo un po' che qui secondo me queste carte parlano molto di amore. Abbiamo un sole qua che è un asso di denari e poi abbiamo un asso di denari qua, quindi diciamo che qui
il modo, passami il termine, proficuo, ma non tanto proficuo per le tasche quanto per l'anima, di riuscire a raggiungere un obiettivo, anche se con un eremita in lungo termine e anche con un eremita non immune da quello che è il metterti in gioco a livello di ampliare i tuoi orizzonti, beh, quello c'è, ma sembra che questo 2 di spade crei un po' una situazione di loop o di stallo, se vogliamo, su una situazione di fante di denari. Il fante di denari è una carta interessante perché si dice spesso che il fante di denari è la persona laboriosa, che studia, che qui può essere anche un percorso di studio. Ora io te l'ho buttata sull'amore, però magari dopo ti faccio un'interpretazione anche sul lavoro e sullo studio. Si dice appunto che è una persona che studia, laboriosa, che dà presenza, però il fante di denari poi pecca di accidia. Che cos'è l'accidia? È la pigrizia, ma l'accidia in questo caso non viene tanto da un discorso di pigrizia come vizio, ma viene piuttosto da un dire ok, tanto non andrà bene neanche questa volta, tanto comunque è sempre andata male, nemmeno stavolta andrà bene. Non è vero. Qua ti dicono tu hai un mondo interiore da tirar fuori per rivendicare la tua felicità, che con ogni probabilità nella maggior parte dei casi è già a portata di mano. Ecco che tu qui puoi, scegliendo di usare questo 2 di spade, mettendo a tacere il lato pigro, il lato anche un po' depresso, anche un po' demotivato più che depresso del fante di denari, puoi scegliere di metterlo a tacere e con questa eremita di guardare non tanto al passato con un'energia di rimpianto, ma quanto al passato come un'energia di esperienza che ti aiuta poi a costruirti il tuo domani. Ora, io ti ho detto sull'amore qua, potrebbe essere una nuova situazione che è già in essere, che parte tra poco, che si riaffaccia anche, ma non ti parlo di un ex, ti parlo di una persona che magari rientra nella tua vita con cui non c'è mai stato niente, o che magari è già presente nella tua vita. Tu puoi ricostruire la tua felicità ascoltando la tua voglia di mostrare la tua felicità. Se fosse sul lavoro, perché qui abbiamo un fante di denari e un eremita, quindi ci vedo di più i progetti, le ambizioni, anche i progetti, quelli fisici. Voglio comprare un casale per farci un agriturismo, voglio comprare un terreno per murarlo, c'è anche progetti in questo senso. Se tu guardi al passato ti farai sempre limitare, cioè qui ti stanno dicendo osa, tu non stai vedendo la grande felicità che puoi portare nel tuo mondo, la grande realizzazione che puoi portare nel tuo mondo, perché tu, scegliendo di mettere a tacere le fantasie in senso negativo, quindi le fantasie limitanti di questo fante di denari che guarda alla torre come un momento di frattura che lo ha segnato, tu non ti permetti di elaborare un qualcosa di limitante o di fallimentare, usiamola pure sta parola, che c'è stato in precedenza, e quindi non ti permetti di costruire un futuro migliore, più gratificante per te. Ora, te l'ho buttata anche sul lavoro, non cambia, però principalmente secondo me qua la presenza di una temperanza, di un 2 di coppe, a suo modo anche di un fante di denari e di un asso, potrebbero parlare più dell'amore. Voglio vedere se ce la farai ad ascoltarti, a trovare in te la chiave ad ascoltare il tuo lato fanciullo. Fondamentalmente tu devi ascoltare il tuo lato fanciullo. Vedi che questo eremita guarda, è interessante perché il fante guarda la torre e l'eremita guarda il fante. È come se dicessero: quando ero più giovane o quando ero più inesperto o inesperta, ho commesso questi errori che mi hanno inflazionato. Ok, ti hanno inflazionato, ok, ma ora basta, ora puoi andare avanti. Ora l'universo ti offre la possibilità di ricostruire, basta guardarsi indietro. Vediamo un pochino, per te che hai scelto la variante della fucsite. Fante di bastoni.
quindi 2 fanti è l'occasione giusta. Tu puoi scegliere 4 di bastoni, la luna. Allora, la battaglia secondo me è ancora un po' lunghetta, perché una luna prevede un viaggio nell'interiorità, e torniamo un po' a quello che ti era uscito, il mondo interiore, per risvegliare la tua felicità, per risvegliare la tua vocazione a costruire una dimensione più solida, più bella, una dimensione migliore per te. Ok, però quello che ci dice anche la carta della luna, secondo me, è di ascoltare i propri desideri, perché vedi, la luna è una carta di desiderio che può diventare realtà o di desiderio che può diventare illusione. Sta a noi, alla nostra capacità di metterci in gioco, di raccogliere la sfida e giorno per giorno di coltivarla, fante di bastoni e 4 di bastoni, se questo può diventare una realtà o un'illusione. Sta a noi scegliere. Ecco perché queste carte mi escono con delle grandi possibilità, sempre e comunque fattibili e realizzabili nel tuo mondo attuale, attraverso una visione più netta, più nitida della tua interiorità. L'esempio più classico qua potrebbe essere la persona che, siccome ha sbagliato 5, 10, 20 anni fa, allora si autocondanna, non sono più capace. No, non è vero. Hai appreso una lezione, l'hai elaborata, basta, sei capacissimo, sei capacissima. E quindi a cosa serve continuare ma è sempre andata così. Ok? Può cambiare. Se cambi tu, può cambiare. Se ascolti la tua voglia di felicità, quella vera, quella autentica, non quella imposta, non quella di dire voglio 10.000 euro perché non voglio 10.000, 1.000.000 di euro perché non voglio fare niente la mattina e la sera. Quella non è la tua vera felicità, quella è più un bisogno indotto da come gira il mondo. Qui devi ascoltare la tua vera felicità, quella interiore, quella profonda, quella del bambino fondamentalmente, quella che, se credi al discorso della reincarnazione eccetera, quella che ti ha fatto scegliere di incarnarti, e quindi il tuo daimon interiore. Qui devi ascoltare la tua profondità più autentica. Quella sta gridando a gran voce di uscire da questo labirinto di pensieri provocati da un fante di denari che guarda una torre e che a sua volta viene guardato dal te di ora, che rimpiange addirittura il momento in cui non aveva ancora fatto l'errore, perché viveva nell'ignoranza. Ecco perché qui ti dicono: il rischio è quello di una luna, il rischio è quello di entrare in un loop, il rischio è quello di spenderci ancora tante energie. Devi riuscire a ritrovare il fanciullo, la fanciulla che sono in te e che possono riaprirsi alle esperienze del mondo, perché ci sono lì che ti aspettano, e darsi la possibilità di vivere in maniera armoniosa la costruzione del proprio avvenire. Variante della Fuxite: non ho consultato per te le risposte dell'oracolo, quindi pensa ad una domanda. Una piccola rinuncia a volte è necessaria per un bene più grande. Beh, quello che abbiamo detto fondamentalmente ora: rinuncia a guardare ciò che ti ha fermato, fermata, avrai un bene più grande. Ti chiedo scusa per aver mancato di consultarti l'oracolo, ma a volte purtroppo succede, soprattutto in una variante come la tua, che era molto bella, molto costruttiva, e mi ci sono un po' infervorato a dirti come potevi riuscire a rinascere completamente, ad abbracciare la tua felicità. So che ce la farai, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'Aragonite, andiamo a vedere anche per te che cosa non stai vedendo. Può essere qualcosa di interiore o qualcosa di esteriore. Il daino e l'avena, Metis la saggezza, il corvo gli uccelli.
Allora, sono carte che invitano alla moderazione e bisogna anche capire il perché. È chiaro che il Daino e l'Avena ci parla proprio della necessità di fare introspezione e tanto più ce ne parla Metis, la saggezza, che però è anche una carta di notizie o di incontri importanti, così come di cambiamento. È una carta, quella del Corvo, che invita anche appunto di nuovo ad abbracciarlo questo cambiamento guardandosi principalmente dentro, e anche la carta degli Uccelli invita a un qualche tipo di introspezione perché parla di notizie in grado di toccarci nel profondo. Ora, a me qui verrebbe da pensare che per te c'è un incontro importante in vista, perché l'unica che mi va a parlare sul piano materiale in maniera molto schietta è Metis, che forse in realtà è in grado di toccarti nel profondo. Può essere una notizia importante che arriva, può essere l'incontrare un qualcuno di speciale o il rincontrare un qualcuno di speciale, o magari può essere anche una notizia inerente a ciò che segretamente attendi, quindi l'ambizione del momento, l'ambizione della vita che si concretizzano. Insomma, qui c'è un momento importante che ti colpirà nel profondo. E quindi quello che tu dovresti vedere, ti dicono, dovresti prepararti ad un momento importante che avrà un impatto molto significativo sulla tua vita. Per te che hai scelto la variante della Aragonite, cosa non stai vedendo? Cosa dovresti vedere o percepire? Per te che hai scelto la variante dell'Aragonite, cosa non stai vedendo? Il 4 di denari sembra una prospettiva un po' sterile, anche se basata su molta sicurezza interiore. Il 2 di spade, il 9 di denari, il mondo. Il 6 di spade, la ruota, il fante di denari. Allora, è molto semplice da dire come risposta, quanto poi potrebbe rivelarsi complessa da essere spiegata. Tutto verte intorno a questo 6 di spade su 2 di spade, ovvero una carta di nuove prospettive, ma anche di segreti che vengono alla luce sulla base di un 2 di spade, un po' la carta di ciò che in questo momento è fermo. Di conseguenza qui c'è una novità che impatta profondamente sulla tua vita e che ti fa capire quanto sia possibile trovare una nuova via di realizzazione, una nuova forma di realizzazione. Ora, quello che è poi difficile chiarire è se questa novità è l'incontro con una persona, e potrebbe con un fante di denari, o il risveglio interiore di alcune tue qualità che in un certo senso ti fanno essere un 9 di denari. Ora, la carta del 9 di denari è una carta bellissima perché prevede l'autosufficienza, l'autonomia, la certezza di se stessi e via dicendo. Però qua c'è un 4 di denari e noi non dobbiamo scordare che il 4 di denari in questo caso mi comanda la stesa. Ora, quello che secondo me qui ci stanno dicendo è: qui c'è una prospettiva univoca,
io sono questo, quindi faccio questo, non faccio questo, dico questo, non dico quest'altro. L'universo è pronto a darti uno scossone. In positivo? In negativo? Questo dipende molto da come tu lo recepisci. È chiaro che il singolo, la singola incallita possono trovare chi li travolge. È chiaro che la persona che ha la sua prospettiva di vita, anche redditizia, ma sterile, a livello di inserimento nella società, quindi di rapporti umani, quindi di soddisfazione da ciò che fa, potrebbe qui avere l'occasione di cambiare vita radicalmente, quindi anche magari di lavoro. Dipende da come la vivi, perché se un fante di denari, se ti vai ad ascoltare la variante numero 2, beh, insomma, già l'ho detto lì, è una persona che ha grandi risorse, ma si demotiva o si impigrisce in maniera molto rapida. E quindi forse l'allenamento della tua volontà, in questo caso, quello che potrebbe far girare il motore per farti arrivare a questo mondo. Ora, io qui ci vedo una notizia impattante o un incontro impattante, il che per pochissimi potrebbe essere anche la possibilità di un'entrata finanziaria con un 9 di denari e una ruota, o addirittura di una vincita. Non sarà per tutti, ma per pochi può essere, che appunto ti dà nuove prospettive. Ma è la figura di un fante di denari che mi fa pensare che qui in realtà l'arricchimento sia più interiore. Tu dirai mai una gioia? Beh, però qui l'arricchimento interiore è molto più forte, perché comunque ti porta un modello di vita talmente diverso da quello che è il tuo, da risultare per te affascinante e inquietante al tempo medesimo. Ecco perché qua sono favorite le relazioni sociali e quelle d'amore, soprattutto quelle che si basano poi su una completa sincronia che può diventare nel tempo un qualcosa di fisso. In sostanza il messaggio è: preparati ad un incontro importante, un incontro speciale. Dobbiamo chiarire se sta avvenendo dal passato o se è un qualcosa di nuovo, perché questo 2 di spade mi mette il dubbio. La stella, l'asso di denari, il 3 di bastoni. Vedi che è un improvviso rivelarsi di un qualcosa, perché c'è un 3 di bastoni. 3 di bastoni è la carta dei colpi di genio, dei colpi di testa, delle notizie importanti, ma anche della coralità, fondamentalmente. È come qui potrebbe esserci una dichiarazione di qualcuno, mi viene da pensare, sì. Una dichiarazione di qualcuno che magari non sarà per tutti, tu stai aspettando. Oppure un messaggio di un qualcuno che tu stai aspettando, ma un po' come se, sì, ok, lo sto aspettando, però tanto so che è un'illusione. L'esempio, l'ex che non hai mai scordato, sì, ok, vorrei che mi riscrivesse, non lo farà mai, e invece lo fa. Il collega, la collega di ufficio che hai sempre guardato, sì, tanto non mi si fila, improvvisamente ti si rivela. La persona con cui speravi di poter uscire, che speravi, sì, ok, mi piace, è carino, è carina, ci sto bene, tanto la decisione non la prenderà mai, la prende. Cioè qui c'è un qualcosa, un incontro importante che tu non aspetti più. Anche per dire, sì, ok, il lavoro giusto che mi piacerebbe, che mi darebbe sia a livello interiore sia a livello esteriore, ci guadagnerei, però starei bene,
tanto non arriverà mai. Qui arriva, qui l'universo ti mette alla prova e ti dà quello che a lungo hai chiesto, quando tu non te lo aspetti più. Sì, qui è così. Quindi cucilo un po' su quelle che sono le tue istanze. Se aspetti l'ex da 1 anno, 2, 3 o di più, il momento è vicino. Se aspetti l'amore il momento è vicino. Se aspetti che quella persona muova verso di te, il momento è vicino. Se aspetti l'occasione, comunque ciò che stai aspettando contro ogni tua speranza, e quindi quando si incomincia a perdere la speranza, ecco che l'universo sceglie di dartelo. Sì, ed è una notizia che ha un impatto veramente forte su di te, molto forte. Mi perdoneranno le altre varianti, ma qui c'è un qualcosa che su di te ha un impatto veramente fortissimo. Ovviamente in positivo, perché c'è un asso di denari, vedi, ti porta a un cambiamento radicale della vita. Completamente radicale. Tu cambierai radicalmente vita a seguito di una notizia che finalmente entra nella tua vita e ti stravolge, sconvolge tutto, ovviamente in positivo. Perché qui ci sono 3 carte di taglio definitivo col passato, per alcuni addirittura di trasferimento. Ed è di nuovo una notizia, su cui non speri più. Sì, sì. È molto bella questa variante. È come se quando, vedi, tu hai perso le speranze. Sì, è come se quando tu hai perso completamente ogni speranza, l'universo ti dica: ok, hai imparato la lezione, quindi eccoti la rivelazione che tanto attendevi. Le risposte dell'oracolo, vediamo un pochino, pensa ad una domanda. Sì, te lo meriti. L'universo ha deciso di premiarti e ti dice anche sì, te lo meriti. Direi che è una variante veramente, veramente, veramente bella. Io ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!